Mi chiamo Nino Provenzano, nascivo in uno dei più belli paesi della Sicilia che si chiama Castellammare del Golfo. Sto paese è immenso della provincia di Trapani e Palermo. Castellammare del Golfo, mi sento fortunatissimo di che nascivo in questo paese per il fatto che Castellammare è sull'acqua, sul mare Mediterraneo e di da re ci stanno le montagne. È un paese così suggestivo che pure uno che non è poeta è nato in questo paese può scrivere poesia. Uno basta che ne esce fuori, si talia verso sud e ci stanno le montagne che sono una ispirazione di una cosa che ha una certa grandezza, una cosa che uno sa che si cacchiana in capo a sta montagna e si mette proprio nello pizzo della montagna, pare che al momento può toccare lo cielo con le mani. E questo mi fa sentire che sono uno fortunatissimo come tutte le paesane miei che sono nate e cresciute nel paese. A Castellammare so cosa parla? Lo siciliano, perché siamo in Sicilia. Lo fatto che io penso sempre al paese mio è perché le pesci che sono pescate in questo mare di Castellammare hanno un sapore così squisito che mi pare che dove vai nel mondo e mangio pesce, lo sapore delle pesci di questo paese non è mai lo stesso. Che ci posso fare? Chiamatemi che sogno uno che so io, faccio particolarità nel modo di criticare, ma io e dire so cosento e chissà so cosento. Sfortunatamente all'età di 22 anni a pallassare la Sicilia. Per quale motivo? Beh, per il motivo che tutte emigrano per il fatto di trovare una vita più meglio a nostro paese, a nostra banna e venne qua in America, negli Stati Uniti, dove che c'aveva un zio. E che hai a dire? Fu un'esperienza traumatica, si capisce, perché non conoscia manco una parola di inglese, parlava siciliano, però io va a abitare in un quartiere a Broccolino che lo chiamavano tutte Nick Bagareveno. E sto quartiere, quasi 50 anni fa, era abitato tutto di siciliani, italiani in generale, ma la maggior parte, dico che l'85% degli abitanti di questo quartiere erano tutti siciliani. Perciò, se uno ia a cattare la carne e poteva parlare siciliano, si dia a cattare le pesci e poteva parlare siciliano, si dia a cattare la verdura e parlava siciliano, si dia allo forno a cattare lo pane se parlava siciliano, si dia non lo fa il macista, non lo scaiparo, non lo fa vero, dunnia ia uno pare che si trovava ancora in Sicilia. Ora certo le cose sono cambiate, i quartieri cambiano continuamente e gli è differente, ci la vostra volta nel suo quartiere ed è abitato totalmente di gruppi di gente diverse che lo siciliano naturalmente non lo parlano, però lo trovo interessantissimo che lo forno che faceva pane italiano tanto fa pane siciliano, ora fanno pane del gruppo etnico che abita là. E come tutte le altre cose cambiano ma in un certo modo restano sempre lo stesso. Qua in America fui fortunatissimo che siccome io ho la passione per la poesia siciliana, che avevo che scrivo di quando avevo 10 anni, e qua trovavo pure gente che scrivevano pure poesia e c'erano differenti organizzazioni, ce ne fu una quasi 40 anni fa che ha cominciato a Broccolino. Lo capo era un maestro di scuola che si chiamava Coppola, professore Coppola, era alcamese e feci un gruppo di poeti organizzato e ne ungiamo ogni tanto in una pizzeria e recitavamo poesie, scriviamo poesie. Un paio di volte dissimo a dire poesia nello giornale italiano, tanto si chiamava Lo Progresso Italo-Americano, però sfortunatamente
L'italiano singolarmente potremmo fare un sacco di cose, ma quando siamo messi insieme spendiamo il tempo a quello che va a fare lo capo, che la cosa poi si sfasciava. Comunque cominciamo un'altra organizzazione, sempre con la poesia siciliana, e durava un altro poco di tempo. Posso dire che poi, dopo circa 15 anni che era qua, pubblicava il primo libro di poesia siciliana, che fu tradotta in inglese dallo professore Gaetano Cipolla. Ora, parlando dello professore Gaetano Cipolla, hai a dire che qua a New York abbiamo questa organizzazione che si chiama Arba Sicula, e Arba Sicula ha cominciato negli anni 70 a Broccolino, e i promotori di questa organizzazione furono Gaetano Giacchi e Giuseppe Palisi, che era uno storico, insegnava storia alla Columbia, mi pare. E del gioco questa organizzazione era nelle mani di due che in Sicilia non già avevano stato e manco ci abitavano, e lo siciliano lo parlavano già, ma starduto con l'inglese. Quando che incontrarono a mia e sappero che io scrivia in siciliano, mi invitarono alle riunioni che facevano in una chiesa a Broccolino che si chiamava San Finbar. Lo parroco della chiesa, padre Privetera, era un anziano parrino siciliano e amava la poesia veramente assai, e perciò quando chiediamo a queste riunioni una volta al mese mi domandavano di recitare una poesia. E allora Arba Sicula si chiamava questo gruppo che si formava. A questo punto incominciarono, avevano solo qualche 10-15 membri soci, e allora mi fecero fare una recita in una chiesa a Broccolino, si chiamava Santa Maria, e lo fecero sapere a tutti i kid della chiesa una settimana prima o 2 settimane prima che ci aveva essere un siciliano che recitava la poesia siciliana, e nell'auditorio di sta chiesa lo trovavo tutto chino di gente che aspettavano che recitava la poesia siciliana. E di gioco Arba Sicula ha cominciato a pigliare ancora chiossai soci e a cominciare a crescere, e ogni paio di mesi facevamo una riunione per recitare poesie, e così venivano le siciliane a tentare. Poi Giarocive allo Zu Vicenza Ancona, che era un poeta siciliano pure castellammarese, che abitava a Broccolino, e io e Vicenza Ancona a suo punto scrissimo un poema di 56 ottave che si chiamava Lo Pace Antico e lo Figlio Moderno. Io, che ancora era nelle 20 anni, 27-28 anni, lo Zu Vicenzo aveva qualche 50 anni, e tutti e due pigliamo la posizione, io dello figlio e io dello padre. E allora che successe? Tra padre e figlio c'è sempre lo contrasto, che lo padre è conservativo, vuole mantenere le cose come sono, non vuole cambiamento, non vuole niente, mentre lo figlio vuole che le cose diventino più moderne, vuole che lo figlio aveva bisogno di spazio, aveva bisogno di conoscere il mondo, mentre lo padre questo bisogno non lo sente più. E allora sta poesia, Lo Pace Antico e lo Figlio Moderno, che ha diventato 56 ottave, era così. Noi scegliamo un soggetto, mettiamo la morale dello tempo moderno, negli anni 70 diciamo lo tempo moderno, e io ci diceva che le pagine sono troppo antiche, hanno a dare questa libertà alla figlia femmina, allo figlio maschio, di nascere sole. Io che diceva, nascere sole, ma che sei pazzo? Nascere solo un maschio e una femmina che sono picciottini, so che fanno? Una cosa fanno. E allora che sono buone, è contro la morale, diceva lo Zu Vicenzo. E io rispondeva dicendoci che non è vero, che abbiamo bisogno di sviluppare nel sistema più nuovo, non possiamo stare sempre a banda. E questa poesia ne facciamo, toccamo un sacco di punti importanti, come che c'è lo progresso. Lo Zu Vicenzo diceva che lo progresso non è buono,
perché ora l'aria è diventata tutta infettata di benzina, con l'aereo, con le macchine, e tu dicevi che giro con il cavallo era meglio, e gli esseri diceva ma è impossibile, non potremo tornare a re. E perciò è sempre un contrasto che Idro illustra che la cosa antica è più salutiva, è più meglio, mentre io ci diceva che è necessario e è importante esplorare, di trovare nuove maniere per poter campare e sto poema è diventato così popolare che gli organizzatori di Arba Sicula ne volevano che ogni 2 mesi, 3 mesi iamo alla chiesa diversa a dire a recitare questa poesia e la gente la trovava interessante perché era una cosa attuale, perché le padri, le madri e le figlie avevano proprio questo problema allo stesso tempo e facendo questo Arba Sicula cresciò con un gruppo di soci che ha cominciato ad essere una cosa seria. Dopo una poco d'anni Palese morì e già che Cario Malato è il presidente di questa associazione è diventato il professore Gaetano Cipolla. Di gioco in poi questa organizzazione si muoveva a un livello più in capo. Il professore Cipolla essendo professore di scuola dell'università dette diciamo così una spinta all'associazione di muoversi a un livello intellettuale più gaudo e cominciamo a pubblicare 2 libri all'anno in siciliano e in inglese. A questo punto l'organizzazione non apparteneva solo alle siciliane, ma cominciava ad appartenere pure alle figlie delle siciliane, perché poi potevano leggere lo siciliano e l'inglese. E l'Arba Sicula ancora esiste, e io sono il vicepresidente, e si continua a pubblicare questi libri che parlano di letteratura, di qualsiasi cosa che concerne la cultura siciliana e ora abbiamo circa 3.000 membri in tutti gli Stati Uniti e in Sicilia, in Italia, a altre parti del mondo. La Arba Sicula promuove pure gruppi che vengono dalla Sicilia qua a fare teatro o a recitare poesie o a fare mostre artistiche o insomma cerca di portare alle siciliane d'America diciamo così un'area dell'avo gelato del mondo che per mantenere in contatto le 2 culture siculo-americana e siciliana perché è restato siciliana. Della Sicilia che mi manca do senso di sicilianità originale. Qua l'abbiamo pure la sicilianità, ma chi di là è originale. Chissà, diventa uno, come si dice, quando arrivo là hai l'impressione che l'aria è più leggera del respirare, hai l'impressione che lo sole è più cavolo, è più, meruna più sai energia, hai l'impressione che lo mare è più azzurro, hai l'impressione che lo mangiare di già, che la frutta, tutte cose hanno un sapore diverso. È vero o non è vero? Per me è una cosa reale, è una cosa vera. E ci vai spesso, quasi ogni anno. E ogni volta che arrivo là mi sento che le montagne e tutte le cose vicino con le braccia lunghe mi abbracciano, lo mare, lo cielo, la terra, tutte cose. E così mi pare a me. L'amore, la parola amore in Sicilia non è solo l'amore sensuale, ma è l'amore per la vita, l'amore per l'esistenza,
l'amore per l'arbore, per lo verde che ti sta attorno. E la parola quando dici che è amoroso, non significa è sexy, significa amoroso che è uno che vuole bene tutte cose, ma vuole bene la vita soprattutto. Questa è la cosa che la parola amore per me include tutto, include tutto.